Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche predestinate per settembre 2024 e abbiamo la carta della luna. Quando c'è la carta della luna, ragazzi, si parla di nostalgia, di ricordi magari che ritornano a galla dopo tanto tempo, potrebbero essere delle preoccupazioni, delle paure, anche proiezioni, perché la luna fa riferimento anche a una realtà che si percepisce solo a metà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso in previsione per settembre 2024, che è un corso di approfondimento sulle famiglie reali dei tarocchi. Bene, comunque per qualsiasi cosa ragazzi mi potete contattare via mail e io vi mando la lettera di presentazione. Andiamo a vedere l'energia disponibile. Partiamo con una giustizia. Abbiamo un 7 di coppe. Dieci di coppe. Abbiamo un 5 di denari. 9 di coppe, 4 di spade, 6 di bastoni, diavolo, 3 di pentacoli e 3 di bastoni. Facciamo così, queste ve le metto qui. Ok, bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e vi darò i messaggi che mi arrivano man mano, dopodiché andrò a fare tutti i vari esempi con single, non single, coppie, disoccupati, occupati, soldi, economia, tutto insomma. Bene, partiamo da questa giustizia. Allora, la giustizia mi parla di o questioni burocratiche che andrete ad affrontare nel mese di settembre, potrebbe essere un qualche regola da dover stabilire in questo mese. Diciamo che di norma fa riferimento a quello che è una regolarizzazione di qualche tema, di qualche situazione, di qualche relazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. 8 di bastoni, e amanti. Potrebbe arrivare una comunicazione, ragazzi. Ehm, quello che ho la sensazione è che ci sia come uno sblocco a livello burocratico, un qualche cosa che vi riempie il cuore, un qualche tipo di risultato che magari stavate aspettando da tempo, potrebbe finalmente arrivare a soluzione. Andiamo a vedere 7 di coppe. Tenete sempre presente che comunque gli amanti parla di amore sia per gli altri ma anche per se stessi, quindi può anche essere una questione proprio legata a voi. 7 di coppe spiegato da un 7 di coppe e dalla temperanza al contrario. Andiamo a vedere anche il 10.
perché comunque la luna mi richiama molto questo 7 di coppe, sono entrambe carte di proiezione, ragazzi. Nuovamente il 3 di pentacoli e un 4 di pentacoli. Allora, potrebbe arrivare qualche progetto, in effetti il 3 di pentacoli ce l'avete anche qui. Magari per qualcuno si può trattare di una casa, si può trattare di fare qualche pre-contratto per andare, diciamo, alla fase successiva o nella vostra vita o in questa relazione o situazione. Vi dico che abbiamo comunque un 10 di coppe, c'è una sorta di compimento, una sorta di completamento nel mese di settembre, ma abbiamo anche un 5 di pentacoli che adesso andiamo a vedere. 2 di coppe. E re di coppe. Il 5 di denari di solito è associato a una perdita di tipo economico, a un qualche situazione, diciamo, di svantaggio da un punto di vista materiale, però avendo 2 di coppe contrario al re di coppe, qui sento che è come se potrebbe esserci un disaccordo con qualcuno vicino a voi. Credo che questa giustizia sia quello che determina questo 5 di pentacoli. È un po' come se le regole che arriveranno nel mese di settembre in qualche modo destabilizzeranno certi tipi di contratti, di unioni che avete già in essere. Contratti possono essere contratti magari per la casa, magari di lavoro, magari contratti di anime anche. Quindi persone che state frequentando perché avete pattuito così già nella vita precedente, cioè prima di reincarnarvi. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo un 4 di coppe e un re di denari. Voglio andare a vedere anche il 4 di spade. 5 di coppe e 9 di coppe. Allora, il 9 di coppe di per sé è una carta piuttosto godereccia. Quello che mi fa pensare però è questo re di pentacoli al contrario vicino anche a questo 5 di pentacoli. Ho la sensazione, ragazzi, che potreste sentirvi appagati in una situazione che in realtà non vi appaga poi così tanto. Credo che restiate in questo tipo di situazione per questioni economiche. Può essere sia una situazione lavorativa che una situazione familiare. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. E che comunque le dinamiche qua verranno mosse nel mese di settembre. Io ho come questa sensazione, perché avete la giustizia come carta principale e quindi c'è come una regolarizzazione. Tenete presente che parla anche di leggi di compensazione, tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Ma ho come l'idea che siete ancora nella fase in cui dovete vedere quello che vi stanno togliendo per riuscire poi a riequilibrare. Un'altra carta per i 6 di bastoni, per piacere, grazie. Cavaliere di coppe. Il diavolo. Asso di coppe e 7 di pentacoli. Allora, ragazzi, partiamo dalle persone che sono single. Devo dire che le occasioni non mancheranno nel mese di settembre. Ho anche la sensazione che qualcuno potrebbe ricevere una telefonata, una chiamata da qualcuno che non vede da un bel po' di tempo, da qualche amore del passato.
E nonostante questo, però, non sento una fluidità sufficiente per continuare questa relazione. Può essere come un incontro. Se non avete nessuno del passato, non volete rivedere nessuno del passato, proiettatevi verso il futuro perché vedo parecchio movimento. Niente di trascendentale, nel senso che non c'è proprio una persona che vi farà battere il cuore, però vi vedo parecchio impegnati nel mese di settembre, con uscite, appuntamenti, conoscenze, insomma, c'è parecchio movimento. Se siete in una coppia, ragazzi, allora dipende dal tipo di coppia, però qui ci potrebbe essere o un passo avanti nella coppia che in qualche modo destabilizza alcune, tra virgolette, regole che avete voi nella vostra famiglia, soprattutto se la coppia è al di fuori della vostra famiglia, quindi se avete già magari dei figli e questo partner è nuovo. Ehm, E devo dirvi che ci vuole un po' per riassestare questi movimenti. Se invece la coppia è una coppia nata da poco, allora sembra che le cose nascano in un certo modo, però in realtà, ragazzi, avete la luna, non è tutto oro quello che luccica, quindi mantenete sempre gli occhi aperti per quello che riguarda le bandiere rosse. Se per caso c'è qualche dettaglio che non vi convince tanto, non ignoratelo, parcheggiatelo, ma tenetelo sempre presente. Perché qui ho come la sensazione che qualcuno chiacchieri, 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 però poi alla fine si concluda poco. Non c'è proprio una piena armonia, diciamo così. Per quello che riguarda le persone che vi stanno intorno, allora, se considero anche questi 2, 3, ho l'idea che potrebbe esserci come un progetto comune da poter iniziare, da poter effettuare. Per qualcuno è proprio una casa da comprare, da ristrutturare, da gestire. C'è come un qualche ehm, progetto per migliorare il modo di vivere. E devo dire che tutto sommato sarà abbastanza, ehm, sento come morbida la relazione tra voi e i vostri familiari. Soffice, la sento così. Non so perché mi viene da definire una relazione soffice, ma sento come se ci fosse parecchie coccole, per quello che riguarda la gente intorno a voi. E le coccole possono essere anche semplicemente quando, non lo so, faccio una torta e ne porto un pezzo alla vicina perché so che magari è da sola, no? Anche quello è un modo di fare le coccole. Per quello che riguarda ehm, i progetti, ragazzi, allora qui arriva un po' la nota dolente perché ho come la sensazione che abbiate in testa un certo tipo di progetto e per qualcuno effettivamente potrebbe essere la casa, la ristrutturazione, quello che vi ho accennato prima, ma è come se a livello economico dovesse essere molto oculati perché ehm, insomma con questo re di pentacoli al contrario potrebbero esserci più uscite che entrate. Quindi fate attenzione a muovere bene il vostro denaro. Qui abbiamo anche un 5 di pentacoli che mi parla di una perdita di denaro. Potrebbe essere legata a questo progetto del 3 di pentacoli, magari un investimento fatto male, potrebbe essere appunto perché, come vi dicevo prima, arrivando questa notizia cambiano le dinamiche, cambiano degli accordi che avevate in precedenza con le persone intorno a voi e quindi ci potrebbe essere la necessità di, diciamo, provvedere ad un indennizzo. Però ho come la sensazione che potrebbe esserci un'uscita di denaro o diverse uscite di denaro ehm, e questo potrebbe insomma non giovarvi troppo. Non che andrete male nel mese di settembre, nel senso non lo vedo così catastrofico, però ecco forse dovrete ridurre un po' al minimo le spese, proprio perché potrebbe esserci questa spesa imprevista dovuta alla casa o al riassestamento degli equilibri.
Parliamo di lavoro. Dunque, ragazzi, avendo la giustizia come carta principale, per tutti vedo contratti. Se siete disoccupati, potrebbe arrivare proprio un contratto. Considerata la giustizia, potrebbe essere un contratto di tipo duraturo. Non dico già a tempo indeterminato, però penso che almeno 6 mesi più 6 mesi potrebbero essere. Ehm, Se per caso siete occupati, devo dire che non andrà male. Qualcuno potrebbe ad un certo punto chiedere un trasferimento, un aumento di ruolo, chiedere un qualche tipo di movimento per riuscire ad alzare lo stipendio fondamentalmente. Però tutto sommato, mm, insomma, settembre va abbastanza liscio. Se siete autonomi, ragazzi, allora, se siete autonomi, io qui ho la sensazione che abbiate bisogno di regolarizzare certi accordi, perché qui il 2 di coppa è il contrario, qui avete il 2, qui avete, scusate, gli amanti, però c'è bisogno di mettere delle regole, sia verso voi stessi, sia verso i clienti. Ho come questa sensazione. Cioè, per esempio, la regola è che rispondo alle email in orario di ufficio, dalle 8 alle 17, per esempio. E anche se vi arriva la mail alle 17:30, dovete mantenere la vostra regola e dire no, rispondo domani. Questo per farvi un esempio. Però qui c'è proprio un qualche questione legata alla gestione monetaria, ok? Che è da ricalibrare. Ehm, Potrebbe essere utile, sia che siate senza lavoro, sia che siate autonomi, allargare il raggio d'azione, cioè cercare fuori dalla vostra zona di comfort questo eventuale lavoro o dei nuovi clienti o dei nuovi fornitori. Ok? Allora, parliamo di denaro. Anche qui non sento che vada male il denaro, però io ho come la sensazione che ci sarà questa spesa imprevista o la necessità di investire in un contabile che vi aiuti. È come se ci fosse questa spesa in più che vi fa un attimino dire: oh no, oddio, aspetta un attimo, rivediamo tutti i conti. Non vedo in realtà delle catastrofi a livello monetario. Però sì che c'è bisogno di definire bene le spese necessarie da quelle che si possono rimandare, da quelle superflue. Perché, per esempio, è necessario investire in un contabile perché vi deve dare una mano per ampliare la vostra attività. Poi da lì in avanti potete acquistare e comprare tutto quello che volete. Però è come se dovesse individuare quali spese sono necessarie in questo mese per poter mandare avanti la vostra azienda familiare, la vostra famiglia in quanto azienda anche, piuttosto che l'attività, insomma, quello che è. Se per caso, se per caso investite borsa, Bitcoin e quelle cose lì, potrebbe esserci un picco in alto verso, diciamo, la metà di settembre e poi pian pianino le cose potrebbero scendere un pochettino. Se parliamo della salute psico-emotiva, quindi andiamo a vedere la salute olistica, corpo, mente e spirito, un po' tutto. Devo dire che vi sento molto forti. Io credo che questa giustizia vi darà una grinta in più, un amor proprio in più. È come se arrivasse una sorta di sicurezza che prima vi mancava per riuscire, mi viene da dire a dettar legge, anche se è un po' brutto dirlo così, però è come se finalmente le cose ritornassero in equilibrio. Terminiamo con il diavolo.
E ragazzi, sinceramente io lo sento una carta di potere personale. Non ho carte particolarmente brutte, le uniche un po' così sono queste due, ma niente di che, trascurabili diciamo, però io questo diavolo lo sento come una presa di potere personale per un nuovo inizio. E qui se siete single, per esempio, potrebbe essere un nuovo amore, una nuova conoscenza, un nuovo tipo di incontro. Vi dico, prima di parlare proprio di rose che fioriranno, aspetterei un attimo, perché secondo me avete bisogno di conoscere questa persona. Infatti avete anche un 7 di pentacoli che vi dice andate con calma, prendete le cose con calma, con pazienza. Perché giustamente siete in una fase dove a livello emotivo dovete, diciamo, sistemare certi equilibri e di conseguenza, una volta sistemati questi equilibri, riuscite a elaborare, a esercitare il vostro potere personale. Sento che comunque sarete proiettati al futuro e nonostante gli intoppi del periodo, per chi ne avrà, devo dire che comunque questo progetto, perché si ripete il 3 di Pentacoli, io credo che qui abbiate proprio una cosa in testa e che nonostante tutti i movimenti del mese, continuerete su quell'obiettivo. E con il 3 di bastoni sento che guarderete proprio al futuro con una rinnovata speranza, una rinnovata grinta. Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ah ragazzi, una cosa vi devo dire, per chi avesse figli potrebbero esserci dei temi legati ai figli, come disaccordi, come bisticci, come se avete prestato dei soldi ai figli potrebbero essere soldi persi. Se avete figli potrebbero aver bisogno di un prestito, cose per lo stile, magari potrebbe anche essere quella, diciamo quella spesa imprevista di cui vi parlavo prima. Maturità è un 9 di pentacoli e questa carta vi dice che le cose sono mature per effettuare il cambio. Diamo ancora una. Come se vi dicessero è tempo, siete maturi al punto giusto per staccarvi dalla fonte primaria di nutrimento, l'albero in questo caso. E qui abbiamo l'outsider che di nuovo è un 5 di pentacoli. Credo che qualcuno si senta bloccato in una situazione non rendendosi conto che in realtà è solo una proiezione e ci si può muovere. I tempi sono maturi, vi dicono le carte. Andiamo a vedere un altro oracolo di questi, vediamo che altro consiglio vi danno. Aspettati un miracolo. Lezione di oggi. Aspetta un miracolo. Qualche cosa arriverà alla tua vita che aiuterà la tua guarigione. Così che sii ricettiva e esprimi la tua gratitudine quando questo succederà. L'obiettivo: sapere che il mondo si converte in un ricettacolo per il divino se vedi il divino in tutte le cose. E mi richiama questa carta, dove il bambino pensa di essere imprigionato, in realtà qui il lucchetto è aperto, basterebbe toglierlo e sfilare la catena e sarebbe libero. Sono quelle schiavitù autoimposte. Comunque ragazzi, io sento che con la carta della giustizia, se qualche cosa è stata in disequilibrio nella vostra vita, nel mese di settembre è facile che o si riaggiusta o ritorna in equilibrio o inizia questo percorso per essere riequilibrato. Ok, molti potrebbero comunque avere a che fare con delle questioni burocratiche, con delle questioni legali anche.
e normalmente parla di contratti, quindi appunto potrebbero essere contratti per la casa, contratti per il lavoro, contratti anche intesi come pacifici, accordi tra magari familiari, tra vicini, contratti verbali per un vivere più civile, per una pacifica convivenza, insomma, ok? Bene, cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete o contattarmi via mail o abbonarvi al canale. I titoli dei temi trattati per gli abbonati sono visibili, quindi entrate nelle playlist con le copertine lilla, così vi potete rendere conto dei temi che vado via via trattando in questi video, ok? Sono come una scuola. mm? Bene, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!